Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale Clicking Tour. Oggi andremo a parlarvi del nostro ultimo acquisto, i microfoni wireless Synco G2A2. Questa è la confezione che ci ritroviamo, dove in alto viene segnata la marca dei microfoni wireless, che è la Synco, mentre qui in basso si identifica la versione del set. Noi abbiamo comprato la G2A2, che sta a significare G2, la seconda versione rispetto alla precedente G1, mentre la 2 sta a significare che all'interno del set sono compresi due microfoni wireless e un ricevitore, mentre la versione A1 sta a significare che nel set sono compresi un microfono ed un ricevitore, mentre nella parte posteriore abbiamo siglate tutte le caratteristiche tecniche del set. Noi abbiamo optato per questa versione perché per i nostri video ci viene comodo avere due microfoni wireless. Adesso andiamo a aprire la confezione e a vedere il suo contenuto. Allora, al suo interno troviamo un manuale di istruzioni che è scritto in inglese, la bellissima e semplicissima custodia di trasporto, e questi sembrerebbero dei vetrini di protezione per i tre apparecchi. Andiamo ad aprire questa bag e qui dentro troviamo i due trasmettitori e il ricevitore. Nella parte superiore ci sono dei sacchetti che suppongo siano contenuti i cavi. Allora, proviamo ad aprire il primo. Ok, allora, questi sono i microfoni lavalier. Ne troviamo due. Questi verranno poi attaccati ai vari trasmettitori. Poi abbiamo il primo ed il secondo cavo di connessione per cellulare o videocamera, ed ultimo il cavo di ricarica, dove è presente una presa USB da attaccare al caricatore e tre prese USB-C da connettere ai due trasmettitori e al ricevitore per la ricarica. Nell'ultimo sacchetto invece troviamo le due coperture per i microfoni lavalier, che servono come protezione per il vento e i rumori esterni. Successivamente i due gatti morti, che invece questi vanno fissati sui due trasmettitori, anche loro che servono per proteggere da rumori, venti, eccetera eccetera. Ed infine i due supporti a clip per i microfoni lavalier. In ultimo abbiamo una piccola clip, conosciuta benissimo anche su tutti i cellulari, che serve per andare a premere il piccolo tasto di reset per riportare le informazioni di fabbrica degli apparecchi. Andiamo a vedere nel dettaglio il microfono. Abbiamo la classica spugnetta di protezione che serve per attutire i rumori di vento e respiro. Abbiamo la sua clip di fissaggio che viene attaccata alla lavalier in questo modo, e qui la possiamo utilizzare per il fissaggio, e la classica presa da 3,5 mm da connettere, se vogliamo, al trasmettitore della Synco nell'apposita presa. Qui invece abbiamo la protezione pelosa, detta anche gatto morto, che invece viene fissata direttamente al trasmettitore tramite questa sua clip, dove qui è presente il microfono, perché anche questi trasmettitori possono essere utilizzati direttamente come microfoni con la loro clip posteriore di fissaggio. Qui invece abbiamo i due trasmettitori, i due microfoni wireless e il ricevitore. Le dimensioni di tutti questi apparecchi sono di 52 mm di altezza, 42 di larghezza e 17 mm di
profondità ed hanno tutti un peso di 39 grammi. Hanno al loro interno una batteria litio da 500 mAh, hanno più o meno un tempo di ricarica tramite il loro cavo di 1 ora e mezza per una durata totale poi della batteria di circa 8 ore. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio il trasmettitore, il microfono wireless. Sul lato abbiamo la presa del microfono lavalier che, se vogliamo, possiamo utilizzare come extra. Sotto abbiamo la presa per la ricarica, connessione USB-C, e sotto abbiamo il tasto di accensione o tasto mute che ci permette di disattivare momentaneamente l'audio di ripresa. Sul lato opposto abbiamo il foro di reset che, tramite l'apposito pin, ci permette di reimpostare le opzioni di fabbrica. Sotto abbiamo il tasto per l'attivazione del filtro di basse frequenze che ci dà una mano magari in caso di vento o respiro durante le riproduzioni. E sotto abbiamo come ultimo il tasto di connessione per connettere il trasmettitore con il ricevitore. Nella parte posteriore abbiamo il clip di fissaggio per l'indumento. Nella parte superiore abbiamo il microfono principale che, volendo, possiamo utilizzarlo senza connetterci il microfono esterno lavalier. Nella parte anteriore invece vediamo il display che magari poi, quando accenderemo tutti e tre gli apparecchi, andremo a vedere nel dettaglio. Questo invece è il ricevitore e vediamo nella parte posteriore la clip di fissaggio, anche qui o agli indumenti oppure alla slitta della nostra videocamera o fotocamera. Sul lato abbiamo la presa di connessione USB-C per la ricarica e sotto il tasto di accensione o il tasto per cambiare la modalità da mono a stereo. Sul lato opposto abbiamo il solito foro di reset e i 2 tasti per la regolazione del guadagno audio o volume che verrà poi ripetuto sui trasmettitori. Nella parte superiore abbiamo l'uscita per il cavo che useremo da connetterlo alla videocamera o alla nostra fotocamera e una presa cuffie, entrambi da 3,5 mm. Anche qui davanti abbiamo il display per vedere le informazioni impostate. Abbiamo provato ad accendere i 2 trasmettitori ed il ricevitore e hanno già fatto la connessione automatica tra di loro. Ricordo che viaggiano sulla banda di 2,4 GHz e tra loro riescono a comunicare intorno ai 70-100 metri a campo aperto e non devono esserci ostacoli tra di loro, altrimenti la connessione risulterebbe pari a 0. Vediamo le informazioni sul display, dove vengono riconosciuti tramite trasmettitore A, trasmettitore B, viene visualizzato il simbolo del microfono attivo, di connessione e della batteria, e vediamo sul display che la banda del volume si muove in base al suono che sente, mentre sul display del ricevitore vediamo i 2 volumi differenziati sui microfoni e vediamo quanto guadagno hanno attivato per ognuno, che, ricordo, possiamo modificare tramite l'apposito tasto di modifica del volume. Anche qui poi abbiamo l'icona della batteria e la dicitura mono o stereo per capire cosa c'è attivato. Adesso che abbiamo visto un po' le caratteristiche tecniche di questo set, non ci resta che andare a provarli sul campo. Adesso andremo a metterli in funzione, a testarli e poi ne riparleremo insieme. Andiamo adesso a provare sul campo i nostri microfoni. Iniziamo col prendere il nostro ricevitore e lo dovremo andare ad applicare alla nostra videocamera o macchina fotografica tramite l'apposita slitta del flash. Noi per comodità abbiamo preso questo supporto che ci aiuta a distanziare il ricevitore, quando è fissato, dai comandi della videocamera, in maniera tale che quando dobbiamo agire sullo zoom non ci dà fastidio con il dito. Una volta fissato dobbiamo andare a fare le connessioni.
Andiamo a collegare il primo jack all'uscita out del ricevitore e l'altro capo del cavo lo connettiamo alla presa del microfono della nostra videocamera. Una volta fatto questo, andiamo ad accendere il ricevitore e successivamente andiamo ad accendere anche il nostro trasmettitore. Per adesso iniziamo da un solo microfono, poi dopo faremo la prova anche con due e andremo a vedere le varie differenze di utilizzo anche in modalità mono e stereo. In automatico il trasmettitore e il ricevitore entrano in connessione tra di loro. Qui possiamo scegliere se utilizzare il microfono in questa semplice maniera, dove possiamo applicargli il suo gatto morto per proteggere l'audio da eventuale vento o rumori particolari, oppure possiamo scegliere se connettergli il lavalier per avere un microfono più piccolo e meno visibile da attaccare ai nostri vestiti. Partiamo dal microfono con il gatto morto installato e andrò a installare questo microfono ai miei vestiti per provare a effettuare la registrazione di prova. Adesso vi metterò l'audio che registrerà la videocamera tramite questo microfono. Allora, proviamo adesso con questa prova. Io mi sono posizionato a una distanza di circa 2,5 m, 3 dalla videocamera, e se io mi sposto in entrambe le direzioni, vado anche fuori campo visivo della videocamera, oppure mi avvicino o mi allontano, si dovrebbe continuare a sentire un audio costante, quindi senza differenze di volume o tono. Fatto questa prova, andiamo adesso a inserire il microfono lavalier. Ho attaccato il microfono lavalier alla mia giacca e ho messo il trasmettitore qui sulla tasca dei pantaloni, e questo è l'audio che sentite dal piccolo microfono che ho appena installato. L'unica differenza è avere un microfono più piccolino, quindi meno fastidioso, meno visibile rispetto al trasmettitore che avevamo utilizzato prima. Però anche qui, provandolo, dovrebbe essere la stessa cosa, quindi sia avvicinandomi che allontanandomi, l'audio dovrebbe essere sempre costante, senza cambi di tono e volume. L'ultima prova che facciamo è quella di andare a farla con il microfono originale della videocamera. Allora, io adesso ho rimosso qualsiasi altro tipo di microfono e stiamo registrando solo dal microfono originale della videocamera. In questo caso si dovrebbe sentire una differenza di audio man mano che io mi sposto, che posso farlo sia allontanandomi o avvicinandomi e spostandomi fuori campo. Il tono della mia voce dovrebbe appunto modificarsi, quindi adesso probabilmente mi sentirete molto più forte, mentre se mi allontano il mio parlato si sentirà magari più lontano e molto più debole, più basso. Magari non riuscirete neanche a sentirmi. Adesso andiamo a provare i due microfoni. Quindi un microfono ce l'ho già fisso alla mia giacca, mentre l'altro microfono ce l'ho in mano. Possiamo scegliere la modalità mono e la modalità stereo, che è una regolazione che viene effettuata al ricevitore principale che è fissato alla videocamera. Praticamente nella modalità mono ogni microfono registra sui due canali audio, mentre nella modalità stereo il microfono A registrerà su un canale, mentre il microfono B registrerà sull'altro canale, per avere due audio differenti. La modalità mono viene comoda quando c'è magari da fare un'intervista, che viene dato un microfono a un interlocutore, mentre l'altro microfono lo utilizza l'intervistatore. L'audio viene registrato sullo stesso canale tramite due microfoni diversi, mentre, come dicevo prima, nella modalità stereo il microfono A registrerà su un canale e il microfono B sull'altro canale. Per effettuare una prova pratica io ho il microfono A e Federica, che è dietro la telecamera, ha il microfono B. State ascoltando la mia voce in modalità mono e adesso sentirete Federica che parla. Eccomi, e adesso state sentendo anche la mia voce tramite l'altro microfono. Ok, proviamo adesso la modalità invece stereo sui due microfoni. Ok, qui siamo passati in modalità stereo e sentite adesso la mia voce che dovrebbe arrivare solo su un canale.
Sentite quella di Federica? Ecco la mia voce tramite l'altro microfono. E se proviamo a parlare insieme dovrebbe sentirsi in entrambi i canali. Prova, 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 prova. Un'altra prova che possiamo fare è quella di andare a disattivare tramite l'apposito tasto il microfono. Se magari i microfoni sono installati su due persone diverse e magari uno per sicurezza vuole disattivare momentaneamente il microfono, può cliccare questo bottone di mute che per la durata della pressione, fin quando poi andiamo a riattivare l'audio, disattiva la trasmissione e la registrazione. Quindi se io sto parlando e vado a schiacciare il bottone, fino a quando poi vado a riattivare il microfono. Quindi prova, 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 prova. Questa è un'altra opzione che possiamo fare. L'ultima prova che andiamo ad effettuare è sul range test di distanza di connessione tra i due apparecchi. La casa produttrice dice che i due oggetti praticamente devono continuare a guardarsi fronte a fronte per non perdere la connessione, essendo una wifi. Però adesso noi proveremo anche a dare le spalle, quindi mi girerò e proverò ad allontanarmi. Adesso siamo a circa una trentina di metri e dovreste continuare a sentirmi. La casa dà circa 70 metri come una connessione più o meno stabile, sempre a ricevente e trasmittente che si continuano a guardare. Adesso proverò a ridare le spalle alla ricevente e continuerò a spostarmi. Credo che adesso saremo a una cinquantina di metri, se non di più, e continuo a spostarmi. Mi rigiro, provo a riparlare ancora, continuo a spostarmi. Sono arrivato qui, provo ad allontanarmi ancora. Credo di aver superato abbondantemente i 70 metri, adesso mi sposto di qui e l'audio dovrebbe essere sempre presente. Adesso sono addirittura dietro a delle vigne. Direi di fermarmi qui e adesso vi farò vedere quanto effettivamente siamo lontani dalla videocamera. E credo che i 70 metri siano stati superati abbondantemente. Volevamo fare solo un appunto sui due cavetti in dotazione. Abbiamo visto che con la nostra videocamera funziona solo il cavetto, quello a 3 poli, nominato TRS, e si evince anche dal disegnino di una fotocamera e videocamera impressa appunto sul jack, mentre l'altro cavettino, quello non flessibile, ha sul jack disegnato il cellulare, che è la tipologia TRRS, che è invece da 4 poli. Per concludere questo video di test dei microfoni, possiamo dire che siamo molto soddisfatti dell'acquisto che abbiamo effettuato. Al momento non abbiamo ancora avuto modo di provarli effettivamente nei nostri video, ma speriamo di farlo nel più breve tempo possibile. Sicuramente è un passo in avanti e mi sento anche di consigliare questa tipologia di microfoni, proprio perché uno dei problemi principali nelle riprese che avevamo riscontrato noi, soprattutto negli ultimi video che abbiamo fatto, era l'audio che poi ci trovavamo appunto nei video. Praticamente quando noi andavamo a effettuare delle riprese, se io o Federica ci spostavamo dalla videocamera, l'audio aveva delle modifiche sul volume, quindi magari lei si allontanava e a un certo punto l'audio si sentiva poco o nulla, oppure se era troppo vicino diventava un audio molto forte rispetto magari a come si era iniziata a effettuare la ripresa. Mentre così, anche se noi ci spostiamo appunto dalla videocamera, dovremo mantenere un audio sempre costante e credo molto più pulito, avendo il microfono di registrazione più vicino alla nostra bocca. Quindi speriamo di avere delle migliorie sui nostri prossimi video e nulla, noi chiudiamo qui questo video. Vi ricordo sempre che se vi piacciono i nostri video, se siete interessati al canale, di continuare a seguirci e di iscrivervi a tutti i nostri canali social. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.